Tu non sei solo. Queste sono le parole più importanti che possiamo dire e sentirci dire. Hanno una forza e una magia che altre parole non hanno. Talmente tanto che non serve nemmeno contesto. Non serve conoscersi per dircele. Hanno un potere che va al di là del loro stesso significato e che altre frasi non hanno. Quale? Ci crediamo. Se io te le dico, ci credi per un attimo, ma è così. Posso fare degli esempi contrari. Se io dico ti amo, oppure no, non ti ho tradito, o in una splendida imitazione di mia madre, jeans buttati, jeans strappati. Io non ho buttato nessun paio di jeans strappati, li avranno persi in lavanderia. Ecco, queste sono cose alle quali tu non necessariamente credi. Ma se io ti guardo negli occhi, al bar, al mare, al parco, alla fermata dell'autobus, all'ufficio postale e ti dico tu non sei sola, tu non sei solo, tu mi credi così, istantaneamente. Eppure non le diciamo mai, né agli altri né a noi stessi. Perché? Cos'è la solitudine? La solitudine può essere l'esclusione da ogni rapporto di vicinanza e presenza altrui, ricercata come motivo di pace o intimità, sofferta se conseguente all'assenza di ogni affetto, sostegno e conforto. In parole più povere ce la possiamo immaginare la solitudine come un ambiente, uno spazio inabitato, deserto, pervaso da una sconfinata, inospitale vastità. Vista cos'è la solitudine, allora vediamo cosa non è la solitudine. La solitudine non è assenza. L'assenza non è solitudine, non sono la stessa cosa. Se io ti dico non trovo i miei jeans strappati, i miei jeans strappati sono certamente assenti. Non necessariamente sono soli, perché potrebbero essere nelle mani di chi li ha presi. Ma se io ti dico tu hai preso e buttato senza dirmelo i miei jeans strappati, allora forse ti sto dicendo che mi stai facendo sentire sola e mi stai anche facendo sentire quanto siamo distanti di più ogni giorno che passa. Questo era quello che pensavo io durante l'adolescenza, di non poter scegliere di stare da sola, ma di continuare incessantemente a sentirmici sola. Perché il distacco dalle figure genitoriali e in generale da chi si prende cura di noi non è importante, è fondamentale. Ci sono diverse fasi della vita dove va fatto. Ci si deve distaccare. Grandi pensatori, studiosi della mente dicono che metaforicamente si dovrebbero uccidere i genitori. Metaforicamente. Però mi hai rubato i miei jeans e me li hai buttati. Vabbè. Quando ci troviamo nelle situazioni della vita dove dovremmo distaccarci dalla nostra famiglia, a volte falliamo. E se falliamo, non potendocene andare, non possiamo tornare cresciuti, maturi, adulti, grandi. Quindi poi non siamo in grado di impostare paletti e recinti all'interno delle nostre relazioni, con la famiglia e con gli altri. Recinti che servono a tutelare il nostro io per concederlo quando noi siamo in grado di farlo, non quando ci viene chiesto. Se falliamo, ci spezziamo in due. Il nostro cuore si rompe e il nostro cervello metaforicamente si spacca in due parti. Una è quella che vediamo tutti, che è più o meno capace, buona, giusta, onesta. L'altra è nascosta, è una parte che noi abbiamo deciso essere senza speranza. La prima parte sa stare al mondo, la seconda parte il mondo lo soffre fino al midollo. La prima parte va all'ufficio postale e parla con l'impiegato, telefona al ristorante per prenotare una cena, parla con l'amministratore di condominio e ci discute per la lampadina al terzo piano che è ancora fulminata e fa due chiacchiere con la madre di Marco fuori scuola quando accompagna i figli. La seconda parte di noi è terrorizzata dalla porta scorrevole dell'ufficio postale. Non si sente all'altezza di fare nessuna telefonata, nemmeno al ristorante. Odia il confronto, detesta il contrasto e non importa che siano genitori o figli, non si sente all'altezza di nessuno. Immaginiamole queste due parti. La prima vede le persone, sa di far parte di un gruppo,
comprende il rapporto di presenza e vicinanza altrui. La seconda vede le persone, ma è immersa in un ambiente nell'assenza assoluta di ogni rapporto d'affetto, sostegno e conforto, pervasa da un senso di sconfinata e inospitale vastità. La prima parte sa stare da sola, la seconda si sente sola. Noi non diciamo mai a nessuno, né a noi stessi, tu non sei solo, tu non sei sola, perché c'è una parte di noi che vive con noi e viaggia con noi, appesantita da ogni singolo istante. Quella parte di noi che tutti i giorni a un certo punto arriva e dice tu non vali abbastanza, se ti hanno lasciato c'è un motivo, è colpa tua di tutto, dovevi fare di più nella vita ma concederti meno. Noi donne dovevamo darla a tutti ma poi riprendercela. Noi uomini dovevamo essere migliori con le donne ma mai froci. Perché in questa parte noi nascondiamo le nostre difese, che sono identitarie, di genere, di razza, politiche, religiose, e sono razziste, sono omo, lesbo, bi, transfobiche, grassofobiche, abiliste, xenofobe. Perché come ci si difende dal mondo se è sempre colpa tua? Noi nascondiamo questa parte di noi e noi non diciamo tu non sei solo, tu non sei sola, perché non abbiamo la minima idea che quello dall'altra parte della strada, l'impiegato all'ufficio postale, quello che risponde al telefono e prende le prenotazioni al ristorante e la mamma di Marco, dentro hanno la stessa parte spezzata, hanno la stessa parte rotta. E questo è il motivo della solitudine. Sapere di avere una parte di te che nessuno ama, perché nessuno conosce, perché nessuno vede. Questo è il problema della solitudine. Ci sentiamo soli perché non ci sentiamo amati. E non ci sentiamo amati perché per credere all'amore di qualcuno devi avergli detto chi sei. Sapere di avergli detto io sono così per intero. Sapere che ama le tue mani, ma anche le tue manie. Lo fanno sorridere perché sono due ma entrambe piccole. Che adora i tuoi occhi ma anche i tuoi desideri, perché anche quelli sono due ma grandi. Noi non ci crediamo quando le persone ci dicono che ci amano perché non gli abbiamo fatto vedere chi siamo, non lo facciamo mai, perché abbiamo una paura fottuta delle nostre debolezze, delle nostre parti sporche, delle nostre abitudini, delle nostre ridicole ossessioni per le bambole di porcellana, per i giochi di ruolo con i pupazzetti, per i pantaloni senza gli strappi. Quando eravamo piccoli, le nostre famiglie non ci hanno aiutato a distaccarci. Per alcuni di noi era chiaro il messaggio: se te ne vai io non sarò mai più felice. Per altri di noi è stato ancora più complicato tornare cresciuti perché nessuno li stava aspettando. E poi c'è un altro gruppo, quello più numeroso, che dei genitori li hanno avuti, ma così terribili da fargli scontare a cinghiate, schiaffi, abusi, umiliazioni e vergogna ogni goccia della loro infelicità. L'infelicità di chi li aveva messi al mondo, che ancora si vede perfettamente in una mappa di cicatrici sul corpo di chi l'ha ricevuta. Cicatrici così profonde dentro e fuori che certe ancora si vedono e certe altre anche, perché le cicatrici si vedono tutte e per sempre, e per questo gli psicoterapeuti dovrebbero essere ricercati e desiderati quanto i chirurghi plastici. Fatto sta che è da allora che noi torniamo a casa tutte le sere come se fosse un costume di scena, ci sfiliamo di dosso la persona che mostriamo per diventare la persona che ci fa paura. Ci mettiamo davanti allo specchio, ci guardiamo e diciamo: ma chi la amerebbe mai una figura così rotta? È da allora che abbiamo deciso che tutte le parti di noi che sono sbagliate, non perfette, non spolverate, non lucide, non precise, non profumate, accoglienti e funzionali, non vanno bene e vanno nascoste. La verità? Siamo tutti rotti, abbiamo tutti un pigiama di merda, perché è brutto andare a dormire tutte le sere non sapendo se il problema sei tu o la persona che hai nascosto così in fondo da essere quasi tatuata sulla tua pelle. Ma la verità è che siamo tutti rotti e quelle due parti di te che tu proprio non riesci a far comunicare, io le vedo perché le ho anch'io. E così tutti quelli con i quali ti rapporti la mattina, il pomeriggio, la sera, al telefono, fuori da scuola, dentro il tuo condominio. Siamo tutti rotti. E quindi comincio io oggi a dirti: tu non sei sola,
tu non sei solo. E vorrei che facessi la stessa cosa che faccio io, sapendo che c'è una differenza da oggi, che per ogni volta nella quale nelle tue parti distrutte ti sei mangiato le unghie fino a far uscire il sangue, la tua vicina di casa si strappava le ciglia. Vorrei che tu ti ricordassi che tutte le volte nelle quali hai deciso di aprire un account fake per dire a qualcuno sei un grasso bastardo, semplicemente perché eri arrabbiato per un altro motivo, il tuo capo ufficio cercava continuamente di aprire la portiera della macchina dopo averla chiusa con l'allarme. Vorrei dirti che tutte le volte che sei tornato e tornata a casa e hai detto guardando al cielo perché mi lasciano tutti, Dio ti prego dimmi perché nessuno mi ama. I genitori di Marco si stavano urlando le cose peggiori senza avere il respiro di dirsi l'unica cosa che gli faceva paura. Siamo tutti rotti, quindi oggi comincio io a dirtelo. Quello che dico alle mie due parti tutte le mattine. Io mi merito l'amore. Perché non è colpa mia da dove vengo, ma è mia meravigliosa responsabilità dove sto andando. Non è colpa tua da dove vieni, ma è tua meravigliosa responsabilità dove stai andando. Fai vedere agli altri chi sei e troverai qualcuno che lo ama per intero perché lo condivide con te. Ovviamente a meno che tu odi gli strappi nei jeans, in quel caso meriti la solitudine. Mostra agli altri chi sei, perché queste due parti ce le abbiamo anche noi. Non è colpa tua da dove vieni, ma è tua meravigliosa responsabilità dove stai andando. E sinceramente io vorrei l'onore di venire con te, perché così almeno saremo in 2 o in 4 se ci andiamo spezzati, a rendere quella desolata terra sconfinata una cazzo di festa.